Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata della mia rubrica Diari di viaggio. Nella puntata di oggi vi parlo di un paese che mi è molto caro e nel quale ho vissuto per circa 5 mesi, un paio d'anni fa ormai, mi sembra ieri ma ormai sono passati quasi 2 anni, e questo paese è il Libano. Per chi non lo sapesse, il Libano è un piccolo paese nel Medio Oriente, tra la Siria e la Palestina, nel quale si parla arabo. E io sono andato in questo paese, come ho già detto in altri video in passato, per imparare meglio la lingua araba, perché io studio questa lingua da ormai tanti anni. E quindi ho avuto l'occasione di andarci, grazie a uno scambio organizzato dalla mia università, e di studiare lì per circa 5 mesi, per un semestre quindi. Dunque, il Libano, nonostante sia un paese molto piccolo, dal punto di vista geografico, diciamo, degli ambienti naturali, è un paese molto molto vario. Oltre alle principali città che sono tutte distribuite lungo la costa, ci sono a nord e a est delle montagne bellissime, principalmente la catena montuosa chiamata Monte Libano, dalle quali si riesce a vedere direttamente il mare nelle giornate in cui il cielo è più terso. E forse molte persone non lo sanno e si immaginano il Medio Oriente come un posto principalmente caldo e desertico, ma in realtà su queste montagne in Libano d'inverno nevica, sono veramente piene di neve. Io ci sono stato l'inverno tra il 2018 e il 2019 ed è stato veramente magico. Poi andando verso sud, avvicinandosi alla Palestina, effettivamente il paesaggio diventa un pochino più desertico. Quindi forse un pochino più simile a come la gran parte delle persone in Europa e in Occidente in generale se lo potrebbe immaginare. Inoltre, tra le montagne della catena Monte Libano, c'è anche una valle bellissima che si chiama Valle della Bekaa, che si estende da nord a sud del paese, e all'interno di questa stessa valle c'è una grossissima varietà di ambienti naturali. In Libano, anche dal punto di vista storico, c'è una grandissima varietà. Le influenze di moltissime culture diverse sono fortemente evidenti in tutto il paese. Ci sono per esempio posti come Baalbek, nel quale ci sono resti di templi romani. Ci sono dei posti come le varie città sulla costa, nelle quali le influenze e i resti del popolo fenicio sono ovunque. Per chi non lo sapesse, appunto, il Libano è situato esattamente dove nell'antichità viveva il popolo fenicio. Inoltre in alcune città, soprattutto Sidone e Tiro, nel sud, ci sono anche dei classici mercati in stile arabo, quelli che alcune persone magari non arabe chiamano souk, che in realtà in arabo significa semplicemente mercato. E poi ci sono anche alcune città piuttosto moderne, soprattutto e prevalentemente Beirut, che in alcune zone è sicuramente paragonabile ad alcune delle grandi città più famose al mondo. E inoltre le zone, diciamo, del cosiddetto Corniche, quindi la parte della città che dà sul mare, è molto molto suggestivo, molto affascinante. Infine, un altro elemento molto importante della diversità che c'è dentro il Libano è la sua varietà religiosa. In Libano circa il 55% della popolazione è musulmana, diviso più o meno a metà a sua volta tra sciiti e sunniti, e circa il 40% della popolazione è cristiana, divisa a sua volta tra maroniti, che sono circa il 20%, e poi c'è un altro 8% di ortodossi e un altro 8% di cattolici, greco-cattolici. E poi la percentuale rimanente è suddivisa tra tante altre religioni minori, tra cui tra l'altro ci sono anche i drusi, che sono considerati un tipo di musulmani, ma non so molto al riguardo, quindi eviterò di dilungarmi. Dunque, io ci sono stato circa 2 anni fa ormai, o quasi. Sono arrivato lì nel settembre del 2018 e sono andato via a febbraio 2019 e sono tornato in Italia. Ho avuto modo di frequentare molte persone libanesi perché appunto studiavo in un'università locale e devo dire che gli studenti libanesi erano tutti sempre molto curiosi di conoscere gli studenti stranieri che arrivavano in scambio.
quindi erano molto aperti da quel punto di vista e c'era molta possibilità di fare nuove amicizie lì. La mia impressione dei libanesi è che siano un popolo molto caloroso e molto accogliente e anche molto particolare, molto strani, il che è prevedibile dato quello che vi ho appena raccontato riguardo l'estrema diversità che c'è all'interno di questo paese così piccolo. E sono sempre disposti a invitare le persone e a offrire tutto quello che possono offrire. Per esempio, il mio coinquilino, nonostante avesse 10 anni in più di me, mi invitava sempre ad uscire con lui e con i suoi amici, anche quando non mi conosceva per niente e io ero appena arrivato. Oppure un altro esempio di questa accoglienza e ospitalità e di questo spirito amichevole è stato quando io ero in montagna, in un posto chiamato Bsharri, a passare il Capodanno in una sorta di ostello che c'era in quel paesino. Lì ho conosciuto un ragazzo che poi ho scoperto essere il gestore, il guardiano della riserva naturale di Tannurin, che è sempre situata lì nelle montagne del Libano. E senza neanche conoscermi mi ha invitato a passare una giornata e a dormire nella sua baita ai margini della riserva naturale e mi ha guidato anche all'interno della riserva stessa mostrandomi i bellissimi cedri del Libano e le montagne fantastiche innevate di quelle zone. Quindi mi ha regalato sicuramente un'esperienza unica. Per quanto riguarda il costo della vita in Libano, devo ammettere che prima di arrivarci davo per scontato quasi che il costo della vita fosse relativamente basso per un europeo. Invece quando sono arrivato lì, anzi già quando ho cominciato a cercare casa sui gruppi Facebook dall'Italia, ho capito che non era così, assolutamente. Soprattutto per quanto riguarda gli affitti delle case. Immagino che fuori da Beirut gli affitti fossero molto più bassi, ma a Beirut i prezzi degli affitti erano veramente altissimi, molto più alti della gran parte delle città italiane e sicuramente più alti di quelli a cui ero abituato a Trieste, che è la città in cui ho vissuto per gli ultimi 5-6 anni. E anche ristoranti e supermercati alla fine costano più o meno come in Italia. Ovviamente, ripeto, tutto questo riguarda principalmente Beirut, perché io non ho vissuto in nessuna delle altre città libanesi, quindi la mia esperienza da questo punto di vista è limitata alla capitale, che sicuramente, come in tutti i paesi, può essere uno dei posti più costosi. Quindi, in conclusione, durante i miei 5 mesi in Libano ho visitato dei posti eccezionali e veramente unici. Ho conosciuto delle persone ottime e nonostante io abbia passato 5 mesi lì e nonostante sia il Libano un paese così piccolo, penso che ci sia ancora tantissimo da scoprire per me e che quindi mi fa venire voglia di tornarci in futuro e sono sicuro che prima o poi troverò l'occasione di tornarci. Anche perché alla fine, vivendo lì per 5 mesi, dopo un po' mi sono abituato al tipo di vita che si conduce in Libano e ai suoi ritmi e alla sua gente e ho cominciato a sentirmi a casa, ho cominciato ad affezionarmi a questo paese, che sicuramente mi è rimasto nel cuore. Per questo video è tutto. Se siete libanesi o se avete visitato il Libano o se vi piacerebbe visitare il Libano, raccontatemi le vostre esperienze e le vostre opinioni su questo paese nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!